Nella prima parte abbiamo visto il sensei Mirko Tripodo allenarsi all'Iron Dojo di Senpai Luigi ed è stato un allenamento bello tosto che lo ha messo davvero alla prova. Il giorno dopo però non era solo, al dojo è arrivata un'altra cintura nera di Kyokushinkai, Lino Montalto. Mirko e Lino hanno una storia particolare perché entrambi vengono da Messina e sono cresciuti insieme sotto la guida del grande Shihan Tsutomu Wakyuchi, che per molti è considerato una vera leggenda del Kyokushinkai. Io ne ho approfittato per fargli qualche domanda, per farmi raccontare com'era allenarsi con Shihan, se davvero fosse così forte come tutti dicono, e per sentire anche qualche aneddoto vissuto in prima persona. E adesso non ci resta che vedere come se la cavano questi due atleti di Kyokushin in un combattimento, insieme agli altri ragazzi del dojo. Oss! Tempo. San. Shi. Go. Ro. Sech. Ach. Ku. Giù. Se vedi che tiro pugni così, o che l'avversario sta tirando pugni così, lo fa solamente per non darti spazio e perché deve prendere fiato. Io i pugni qua non si tirano nemmeno nel petto. Non fai niente con i pugni nel petto, ma pure nell'addome. Non gli fai niente. E dov'è che tirate solitamente? Io i pugni, quando l'avversario è messo in posizione, tutti quanti i pugni vanno pum, pum, o colpisci il bicipite, o nella bocca dell'anima, o la clavicola, o lui ti tira il pugno. All'inizio tutti quanti qua, verso la fine, quando inizi ad essere stanco, tira il pugno, tipo pum, e cerchi di colpirgli i polsi. Quando già sei più stanco, pum, pum. Tu che vieni anche da sport da combattimento, sei riuscito a portare qualcuna di queste tecniche tipo gomitata nelle ginocchia? Sul pugno, no, sul pugno sul pugno non è viene così tanto no? bene, ma poi c'è anche il guantone, quindi non è che fa moltissimo, perché le gomitate sulle mani soprattutto fanno male. Becchi praticamente la parte superiore della mano con il gomito. Anche sull'avambraccio se uno non è condizionato. Però l'avambraccio è più distante da prendere, tu devi prendere subito non appena arriva il colpo, colpisci. Ti posso dire una bella tecnica, l'altro giorno, venerdì. No, giovedì. Sì. Vedi assai. Avambracci. Per gli avambracci? Sì. Userò subito un caso. Dai, gambe. Anzi, facciamo interno, esterno. Però questo qua... No, posizione di combattimento però. Una volta a testa. Vai. 1, 2, 3, 4. Vai tu. Esatto. Vai, carico. Posso caricare? Sì. Beh. Il bello del calcio interno, questo qua, che non serve neanche tanta forza quando sei in combattimento reale, perché solitamente una tecnica combinazione che molti usano già è questa qua, i due interni, oppure gli sposti la gamba avanti e poi entri in quella dietro, perché tu quella dietro ce l'hai già carica qua sotto. Oppure se ci fai caso, tira il pugno dietro, caduto. Fammi rivedere questa è bella. Se tu stai tirando, no? Sì. È la stessa cosa, tiri il pugno avanti, bam. Tu sei squilibrato. Ok. Perché devi stare Uguale, se tu tiri il pugno dietro, ti colpisco la gamba, fai Cavolo, perché davanti- nessuno lo fa, cavolo, nelle gare? Perché uno magari è difficile andare a prendere il tempo Chi è che proprio del nessuno pugno. lo fa? No, nelle gare di Kyokushinkai Di Kyokushin, sì. Nelle altre lo utilizzo io. Ah, ok. Sì, no, non lo fa nessuno. Secondo me perché spiazza un po'. Tu che fai queste tecniche qua che si possono fare nella kick, spiazza tantissimo. È spiazza poco un sacco le conosciuto. persone. Infatti avversari avversari mi tirano calci interni. Chiaro. Tutti esterni, no? No, tutti quanti Sinistro, destro, sinistro e colpisci con l'altra gamba. Esatto. Viene da questo. fare molto quella roba. Un'altra tecnica che abbiamo visto ieri, non tutti si aspetterebbero il, come si chiama, quello di la tallonata. Quando sei così, Bam. o dietro al polpaccio, O dietro la coscia. o dietro la coscia. Sì, che si può fare nel regolamento della kickboxing tranquillamente. Si può fare. Si può fare. Però Sono pochi quelli che la Lo sai usano. qual è il problema già della kick? Io non faccio kick, cioè ti può rispondere meglio lui, però sicuramente dai i pugni in faccia. Già per fare una cosa del genere è un contatto molto ravvicinato. Esatto. Però nel clinch. Quando sei in clinch. Però in clinch. Bam. Sì, questo qua sì. Sì, quando sei in clinch si può fare.
Però ormai è cambiato il regolamento della kick. Il clinch si può fare. Puoi rimanere 8 secondi, pochissimo. E non puoi tirare una ginocchiata e ti devi staccare. Una ginocchiata e ti devi staccare. Vero. Però questa qui non penso che la vietino. Sì. Bella, tallonata a scendere. E se non sei condizionato che non te l'aspetti, quella che dici. È un'altra parte di condizionamento. Faccio questa cosa quando ti Faccio Vai, io. testate. Quando ti trovi l'avversario troppo così. No, c'ho i punti. E quando ti trovi l'avversario troppo di traverso, già nella kick forse è più fattibile. Per non avvicinarti. Col Chusoku dietro, qua dentro. Tu riesci a usarlo questo nella Non è una mia tecnica. Ok. Non è una mia tecnica. Al massimo colpisco con il Chusoku di sotto. Allo sterno o alle costre. Ah, ok, quindi la utilizzi Vai da però la dietro, parte. sì. Non hai paura delle dita? No, perché ce l'ho belle allenate, Ah, condizionate. ok. No, bisogna condizionare ogni parte del corpo per Non usa combattere. tanto. Ma perché? Perché lui non predilige solo dei pugni. Chiaro. Perché lui sa usare le braccia? Perché nel momento in cui ti ritrovi già il combattente di kick con le dita che ti sta sempre così, Sì. hai visto che ha alzato la guardia, lui si aspetta il calcio in faccia. Qua nelle coste, qua dentro sotto il braccio, e già gli hai disattivato un braccio. Ok. Posso? Quanto è numeri? H. Nick. Sam, entra avanti. Shift. Go. Rock. Hitch. Puoi andare di fronte. Hatch. Go. Giù. Sam. Picata. Ottimo. Sam, 10. Sam. Sì. Go. Go. Quale più potenti queste cose? Prendi distanza. Go. E giù. Buono. Bello. Vai, Quindi vai. facciamo ich. Bam. Spam. Mi. Sam. Ci. Go. Rock. Cicci. Accio. Dai, non resisti. Colpa mia. Go. E giù. Faccia. Felice, ma come tu lo so che io mi preoccuperò il giorno che tu decelle. Cioè, che sta succedendo? Lo sta spingendo. C'è qualcosa di grave. Minchia, ti stiamo spingendo. Com'è? Gli due animali questi Diciamo però sempre Ti stanno scannando, senpai. animali sono come non sono cristiani. Io quando vedo loro ma oggi manco mi cambio. Questi non hanno pietà di nessuno. Che pazzo, è un pazzo. Ci divertiamo. Oltretutto non è stato. E adesso gomitate. Voi, visto che venite dal Kyokushin e venite anche da una zona comunque della Sicilia molto importante, perché vi siete anche allenati nel Kyokushin con Shan Wakyuchi, che è il massimo esponente, penso, del karate Kyokushinkai in Italia, si sa veramente poco su Shan. E visto che oggi siete al dojo, io voglio farvi qualche domandina, cioè com'è allenarsi con Shan, qualche aneddoto, qualche cosa, tutto quello che vi passa per la testa, sono proprio curioso. La cosa principale da dire è che per noi Kyokushin Italia, Shan Wakyuchi lo conosciamo un po' meglio degli altri, diciamo. Per noi è il nostro dio, creatore delle arti marziali veramente in sé.
e ci ha reso praticamente macchine da guerra a tutti quelli che gli sono stati dietro in tutte le sue teorie e in tutta la strada del Kyokushinkai praticamente, sin dall'inizio. Naturalmente quando inizi il Kyokushinkai inizi con i vari maestri che ha sfornato, poi però praticamente agli esami riusciamo a conoscere tutti Shan Wagyuchi, sin dalla cintura bianca già il primo passaggio lo si incontra e già lì capisci veramente cos'è il Kyokushinkai, perché anche vedere un minimo movimento suo dal pugno diretto al classico calcio circolare, lì capisci la differenza tra una persona che pratica sport, kick, arti marziali, qualunque, e Shan Wagyuchi. Ah, per te è così tanto netta la cosa, no? Si nota già da quel minimo movimento che fa. Tu confermi, Mirko? Confermo, differenza netta, perché punto numero uno, ogni lezione che fai impari sempre qualcosa, c'ha sempre Chiaro. qualcosa da darti, sempre, e ti forma sia la parte sportiva che nella vita reale. Però questa è una cosa che mi hai detto l'altro giorno. un esempio, lui ha fatto l'esempio per esempio del Mashigiri, qualsiasi la minima posizione del piede, la minima angolatura, la direzione del piede, qualsiasi cosa te la cura dal minimo dettaglio. Però una cosa che mi dicevi ieri interessante era che la cosa impressionante di Shan non è solamente la parte tecnica, ma lui è un maestro proprio anche nelle piccolezze, nelle cose della vita di tutti i giorni. Lui lo Riesce a dice tirarti sempre. fuori la perla. Lui no? lo dice sempre, il Kyokushinkai è nella vita di tutti i giorni, in qualsiasi cosa che facciamo. Che sembra una frase fatta, però alla fine è vero, soprattutto dopo gli aneddoti che magari mi avevi raccontato su Shan, le frasi che ti diceva. Quando poi ti tiro una perla. Vado? Vai. Tutte le persone di oggi naturalmente sono impegnate nel lavoro e cioè praticamente non c'è tempo. Il problema principale è che non c'è tempo, non ci arrivo a fare questo, non ci arrivo a fare quello, non mi posso allenare per questo o per quello. Una volta Shan ci ha detto: tutti abbiamo questi problemi, tutti abbiamo praticamente 1000 impegni durante le giornate, non riusciamo a ricamarci un'ora, una mezz'ora per allenarci. Ma in realtà l'allenamento sta in quei minuti che ti ricami pure aspettando per esempio l'autobus. Aspetti l'autobus, che fai? Ti stai lì seduto, ti puoi appoggiare con un dito al muro, con 2 dita al muro, 3 dita e alleni le dita. Al posto di starti seduto ti metti un attimino appoggiato al muro in squat e te lo puoi fare tranquillamente. Sono cose che magari un po' da pazzi ed estremisti. E quello è il problema. Il problema magari è per la società in cui viviamo. Fare attività fisica sembri più pazzo a te rispetto a uno che si fuma una sigaretta. Cioè, se ci fai caso, uno nella pausa a pranzo, per dire, nella pausa da lavoro, uno si fuma una sigaretta e viene visto, ah ok, quello giustificato, sta fumando la sigaretta. Uno che si fa magari 2 flessioni, 2 cantate, minchia, dici, ma che cazzo fa questo? È vero, eh? Assolutamente vero, assolutamente vero, ma la svolta sta nel non guardare il prossimo, non guardare chi ti sta attorno e pensare, minchia, chissà quello che sta pensando questo ragazzo. Sempre collegandosi a quello che al discorso di quando ha fatto questo discorso Shan davanti a tutti quanti, ha fatto lo stage, dice non bisogna trovare scuse, il tempo c'è sempre. C'è chi si ferma per fumare una sigaretta al lavoro, voi vi fermate, Vedi? 10 flessioni, fai 10 flessioni oggi, fai 10 flessioni la mattina quando ti svegli, fai 10 flessioni in questo momento, 10 flessioni. Conta quante volte hai fatto 10 flessioni, in un giorno magari ne hai fatto 100 o 200. Vedi uno. Ricamare il tempo praticamente durante le giornate. Inutile dire che non troviamo un'ora per noi. L'ora c'è. Sei stanco, va bene, non fa niente. Se vuoi veramente essere determinato, riesci. Con quella piccola costanza, magari che non sia di un'ora al giorno, ma sia di 10 minuti, un quarto d'ora, arrivi ad ottenere dei risultati. Questo è anche il Kyokushinkai. Perché ragioniamo molte volte a blocchi di 1 ora di allenamento, 2 ore di allenamento, quindi quando non c'hai, tu non pensi a faccio un allenamentino, cioè faccio qualcosina, dici non c'ho quelle 2 ore per allenarmi, quando in realtà basterebbe realmente fare qualcosina, le somme, alla fine della giornata le sommate. Sì. Chiaro. Ti svegli la mattina, al posto di svegliarti preciso per andare al lavoro, ti svegli mezz'ora prima, ti fai quelle 20, dipende naturalmente da che persona sei, 20 flessioni, addominali, squat e ti fai anche un po' di lombari, un po' di schiena. Hai fatto già un allenamentino piccolino al giorno, lo fai tutti i giorni, ti metti in forma e sei una È bestia. già meglio di niente. Sì. Ora mi interessa, ragazzi,
Avete mai fatto tecnica con Sean? Cioè avete mai toccato Sean in qualche modo? Sentito una sua tibia, un calcio? Ecco, io voglio sapere cosa si prova, qual è la sensazione di toccare, perché purtroppo per me, a me non è mai capitato. Voi avete magari avuto la fortuna di allenarvi con lui, vedere, cioè anche solo magari nella Pure dimostrazione di una... Pure combatterci? Sì. Ecco, vai Mirko, comincia qua. Comincia te, voglio sentire la tua esperienza con Sean. Com'è toccare Sean? O farsi toccare da Sean? Innanzitutto, vabbè, la prima volta che ci ho combattuto, cavolo, l'ansia di sopra, perché non sapevo com'era. Però la prima cosa che ho notato, già il primo pugno appena l'ha parato, è un mattone. È duro e le dà ce l'ha. Così stabile come... No, fondamentalmente per parare un pugno con una parata normale ha le ossature, ma pure se gli becchi un calcione delle tibie ce l'ha dure. Lui allena tanto le tibie, ma tanto le fa allenare a tutti quanti i suoi allievi. Cioè, per dirti una sessione normale parlo per esperienza personale, adesso non lo so perché gli dico, è 7 anni che non mi alleno da Sean, o almeno che non mi alleno con Sean. Però quando mi faceva fare sessioni di tibie c'era il sacco di chiuda pieno di sabbia e le sessioni erano 1000 calci con una tibia, 1000 calci con l'altra tibia. E lui era messo là così, che ti guardava e finivi tutto qua. Sam, ci, e te le contava. Mamma mia. La una lavagnetta Vabbè, e gli imparavi anche il insegnava giapponese là. e gli insegnava i Fino a numeri in 1000. giapponese. E invece per te? Per me, vabbè, quello che ha detto Mirko è assolutamente vero in tutto. È una pietra, sì, è una pietra. Devi stare attento sia a pararti che ad attaccare. Devi stare attento in ogni movimento che fai perché ti fai male. E poi è velocissimo. Come lo puoi... È un gatto pure, è proprio un gatto, Conosce è tante velocissimo. Io una volta gli ho chiesto, mentre stavamo combattendo, gli dicevo, Sean, usciamo un attimino dal Kyokushinkai, voglio buttare l'avversario a terra. Lui mi ha detto, tira di pugno, tira di calcio, tirami i mashigiri, tira normale. Io ho tirato in qualsiasi colpo, conosce tantissime leve, sempre finito a terra, con il minimo sforzo. Poi ricordiamo anche una cosa fondamentale, ragazzi, perché per le cose che stavate dicendo, ricordiamo a chi magari sta vedendo il video che Sean è anche in una fase della sua vita in cui non è più giovanissimo. No. Cioè, quindi ora mi viene da pensare, da giovane, come cavolo era uno come Sean? È un essere, allora, per la mia esperienza personale, no, mi viene da ridere perché è un essere supremo che non so se al momento nel mondo ci siano esseri come lui, a dire la verità, cioè è un supereroe, come chiamiamo i supereroi dei cartoni animati, lui è un supereroe veramente che però, vabbè, lo vedi e sembra una persona, cioè è una persona tranquillissima come tutti. Ma poi quando parliamo di arti marziali non c'è paragone con nessuno, ma ripeto, al minimo movimento che lui fa te ne accorgi perché è diverso. La parola giusta è diverso. È un supereroe. Lo reputo così io. E te ne rendi, io me ne sono reso conto quando andavamo fuori Italia, perché all'inizio l'avevo conosciuto giustamente solamente Certo. in Italia con gli stage, le gare, tutti quanti ovviamente a mostrare il giusto rispetto, ma la prima volta che sono uscito fuori Italia insieme a lui, tutta Europa, tutti quelli pure che venivano fuori dall'Europa, tutti quanti da lui andavano. Sempre massimo rispetto. Beh, ho notato questa cosa qua, c'è comunque il rispetto, ma penso sia per le arti marziali in generale questa cosa, no? Che c'è un rispetto quasi esagerato. Per me che vengo da discipline di sport da combattimento, questa cosa qua è un po' quasi esagerata, no? Ti faccio un esempio, eravamo al seminario nelle Marche, no, ai combattimenti nelle Marche di Kyokushin e vedevo tutta la gente che si avvicinava a Sean. Sean non gli dava mai la schiena, indietreggiava almeno 3-4 passi indietro. Cioè a me sembra una cosa assurda sta cosa, ma tutti quanti così, in questo modo. Poi ovviamente magari avete magari più confidenza, meno confidenza, però notavo che tutti quanti avevano questo rispetto qua. Come abbiamo questo rispetto per Sean, comunque ce l'abbiamo anche per noi tutti, nel senso Sean è il nostro supremo e quindi
andiamo subito da lui a salutarlo e portare più rispetto in assoluto di tutti. Però in primis il rispetto nelle arti marziali, anche vedi quando finisci un incontro, no, vai, abbracci l'avversario, non è nello sport normale, non è, di solito non succede. Beh, in realtà io invece dico di sì, cavolo. Cioè, Poco, io meno. non ho mai visto nessuno in un match di pugilato o kickboxing o Muay Thai che alla fine non si abbracciano. È raro. Meno. Io ti posso dire che però secondo me nelle arti marziali c'è quella cosa in più, perché tu quando vai a combattere combatti contro te stesso. Quando tu finisci il match, il combattimento, tu vai a ringraziare l'avversario perché in quel momento lui ti ha aiutato a migliorare te stesso. Ok. Tu vai lì e dici grazie. Non capita a tutti, molti si arrabbiano, molti... A me mi è capitato di fare dei match di kick e che ci ho avuto discussioni poi. Non era normale perché tu finisci il match, vinto o perso. Ok. Se hai perso ti potresti arrabbiare un pochettino, ma te la tieni. Se vinci sei contentissimo, ma vai lo stesso e ringrazi l'avversario, qualsiasi cosa sia successo. Poi te la vedi in palestra con i tuoi allenamenti a vedere che cosa hai sbagliato e perché è successo che hai perso. Quelli sono affari che poi capitano, te li devi vedere da soli. Ma è sempre la lotta contro te stesso. Le arti marziali è questo. Chiaro. Un'altra chicca di Sean, da questo punto di vista, nessuno deve parlare. Il combattimento si vince per KO. Ecco, questa è la cosa bellissima. Se hai vinto i punti, è come se hai perso. Ok. Se hai vinto per KO, nessuno può parlare, nessuno ti può dire niente. Questo succedeva perché tanti magari si lamentavano, ma mi hanno rubato il match, e Sean dava questa risposta qua, che Sean alla dà sempre fine le risposte. è molto logica, ma ti fa pensare molto. Non vuoi che ci siano dubbi? Mettelo giù. La prossima volta mettelo giù. Metti KO, tutti zitti. Nessuno può dire niente. Ed è vero. Ed è verissimo. Ed è vero. Però ti posso assicurare che in Italia, quando si fanno tutti i combattimenti, che tu vinca o perda, vinci in qualsiasi caso, ti ho detto pure ieri. Se perdi, hai vinto, perché se perdi hai imparato qualcosa. È sempre il massimo rispetto verso l'avversario. Per quanto riguarda il Kyokushinkai, non ho mai visto litigi, ho sempre e solamente visto. Alla fine c'è il saluto, grazie senpai. Ok. Per tutti i fighter comunque. Tutti. No, dico per tutti i fighter, campioni e non campioni. Chi sale sul ring già è vittoria, Già hai vinto se sali sul ring. Poi ovviamente ci sono campioni e meno, e quello è un livello successivo. Ma già se sali sul ring hai vinto. Con te stesso intendo. Perché già non è semplice salire sul ring, parlo per le persone anche che vogliono provare una prima esperienza. Non è facile, Non è per tutti, cioè chi riesce a sbloccare quella barriera di salire sul ring, Esatto, non è- già comunque stai facendo una cosa innaturale. Già stai sfidando te stesso. Bravo. Perché poi va bene, l'avversario è lì. L'avversario è per permetterti di sfidare te stesso. Però già hai vinto salendo sul ring. La cosa bella adesso che tu, grazie a Mirko, metterai alla prova te stesso oggi. e tu Mirko, grazie a lui, metterai alla prova te stesso. Da quando siamo bambini che ci mettiamo alla prova a vicenda.
Sì.